Ciao da Fulvia e ben ritrovati sul mio canale. Vedete un piccolo bolero. Mi è stato commissionato da una ragazza e mi è stato espressamente chiesto di poterlo avere in una settimana. Quindi ho dovuto scegliere un punto e un pattern che non mi desse complicazioni, ma anzi mi aiutasse a risolvere questo bellissimo compito in pochissimi giorni. Lo vedete, è una misura SM. Ho scelto di chiuderlo semplicemente con un lancetto posto alla fine della scollatura, ma eventualmente potreste anche inserire dei bottoncini o anche le classiche chiusure con i legnetti. Hanno un nome particolare, ma adesso mi sfugge. Comunque, vedrete nelle prossime immagini come si monta, essendo un top down, la catenella iniziale e via via si prosegue spediti. Vi lascio così alle prossime immagini. Sicuramente è un lavoro accessibile anche alle principianti, quindi io vi consiglio di buttarvi anche in questi bellissimi lavoretti che danno molta soddisfazione. Quindi buono spino a tutti e ci vediamo alla prossima. Lo vedete già qua sotto, è un top down. Vedete già la parte retro, le zone spalle e i frontali parzialmente formati. Sono le prime righe ed essendo un top down si parte per l'appunto dall'alto per poi scendere verso il basso, verso la vita. Dicevo che è un classico del crochet. Il punto che ho scelto è anche questo classico e molto frequente. In pratica sono 2 punti alti con una catenella di intervallo, sempre con una separazione, una catenella di separazione. La mia catenella ha un modulo di 4, qui un piccolo sunto. Da questa parte vedete i miei moduli replicati 4 volte, qua replicati 5 e qua ancora 4. Si parte subito da un'apertura, la prima con 4 punti alti sempre nello stesso punto di riferimento e via via si incrociano sulle spalle e poi proseguendo nella lavorazione si arriva appunto a formare la prima parte del collo. Il cotone che ho scelto è sempre un multicolor e composto da più fili. Vedete, sono sincera, non ha una lavorazione molto facile perché molto spesso lascia appunto qualche filo retro. Bisogna avere pazienza nell'incrocio, appunto nella lavorazione. Ecco, non complicatevi la vita come me, magari scegliete un filato un po' più pratico. Io per aiutarmi uso un uncino 6 o anche 6,5 proprio per evitare di ingarbugliarmi. Comunque la resa devo dire che è proprio molto carina. Adesso proseguiamo e iniziamo a pensare di unire le parti relative alla spalla e quindi alla misura ascellare, il giro spalle. Quindi lo chiudiamo a 2,2. In questo caso questo è il mio frontale, lo chiudo a 2,2. Vediamo se riesco a farvelo vedere già così, sì. Ecco, e qui vedete già per l'appunto la parte alta. Io ho messo già i marcatori laddove dovrò quindi unire la maglia, il mio bolerino. Non sarà molto lungo, quindi la lavorazione va via veloce. Con la riga che sto per iniziare arriverò all'angolo, salterò sul marcatore opposto e quindi
inizierò la lavorazione della parte retro, arriverò a questo marcatore e salirò da questa parte per fare il frontale. In questo modo si lascia in modo naturale aperta il nostro giro spalle. Vedete, la scollatura non è ancora completamente unita, la lascerò aperta, però voglio che ovviamente si avvicini, quindi gli aumenti sull'angolo andranno avanti fin quando arriverò a un'unione, così verrà anche una bella scollatura. Quindi proseguiamo per le prossime righe. Se avete qualche domanda scrivetemi nei commenti. Come dico, è semplice, è una lavorazione veloce, non ci sono punti critici, quindi il più è il conteggio iniziale, che forse insomma vuole un po' più di pazienza, perché bisogna appunto ricordarsi di inserire i primi punti ogni 4 magliette, poi il resto va via in automatico. Bene, andiamo avanti e vi faccio vedere come viene fra un pochino di lavorazione. Qui vedete qualche riga fatta dopo aver agganciato i 2 lembi sotto l'ascella. Vedete, questo è lo spazio, il giro spalla, ascella, il giro manica e una serie di righe che mi fanno scendere verso il busto sopra il seno. Questa è già la scollatura, vedete, si vede l'invito, e proseguendo dritto creo per l'appunto i 2 frontali. Scenderò ancora di qualche riga, dicevo è un bolerino, non diventerà troppo lungo, quindi mi mancano ancora poche righe, poi vediamo il risultato finale. Il bolero è praticamente terminato, ho raggiunto la lunghezza desiderata, mi sono fermata sotto il seno e quindi posso definire il progetto concluso. Sto facendo delle piccole rifiniture e quindi con l'ultimo giro ho inserito un punto basso per ogni maglia sottostante. Inoltre, per dare un po' più di gusto, dopo le righe a punti alti del pattern, così come all'inizio, le ultime 3 righe sono scesa e ho inserito mezzi punti, quindi ho stretto un po' di più le maglie. Quindi dicevo, con l'ultimo giro a mezzi punti ho girato tutto intorno all'ultima riga, ora mi trovo sullo spigolo e sto risalendo per il perimetro per la scollatura. Ora mi trovo a girare intorno l'angolo e sto inserendo anche qui un punto basso, sicuramente nelle 3 righe dove avevo messo i mezzi punti, sul corpo dei mezzi punti. Qui incrocerò il corpo dei punti alti, quindi inserirò 2 punti bassi in quelli che sono questi spazietti. Giro quindi tutto intorno al perimetro del mio bolero e terminerò anche da questa parte con un bassissimo e chiuderò il mio lavoro. In ultimo, molto probabilmente inserirò una chiusura, non so se un bottoncino o 2, adesso vediamo che cosa mi viene in mente.